Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, andiamo a vedere con quale energia ti interfaccerai oggi. Allora, momento sempre valido, video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, prendiamo le carte degli archetipi. Con quali energie ti confronterai oggi? Premettendo che tutto è perfetto e tutto è Mao, so che state facendo tutte le pratiche, ragazze mie e ragazzi, e allora sosteniamo questo meraviglioso capolavoro della tua vita. Allora, con quale energia ti confronterai oggi? Ne mettiamo una e vediamo il lato in luce e il lato in ombra, ok? Cioè la risoluzione di quello che vai poi con il quale ti vai a confrontare. Il re. Il re. Chi è il re? Il re è colui che sa amministrare perfettamente la sua vita, le sue emozioni, è un po' come se fosse, diciamo, prendiamo l'insieme di tutti i re, l'imperatore degli arcani maggiori, no? E quindi questa carta ti sta chiedendo oggi di essere il re o la regina del tuo regno. Soltanto se si è un vero re o regina si può essere umili, altrimenti non possiamo essere umili se non siamo dei regnanti, no? Cosa voglio dire con questo? Che il re conosce perfettamente le fondamenta del suo regno, conosce perfettamente le ombre del suo regno, ci ha fatto le spese e ci ha navigato in perfetta armonia e consapevolezza e compassione. L'umiltà è qualcosa di un po' maccheronizzato negli ultimi tempi, perché l'umiltà non significa essere... cioè noi vediamo l'umiltà da una prospettiva di vittima, d'accordo? Vediamo l'umiltà da una prospettiva di vittima, cioè voglio meno, devo essere, magari per me quella cosa va bene. No, l'anima ha una ardente aspirazione ad emergere, come diceva Adler. Ovviamente se questo lo vedi da un punto di vista egoico è supremazia, potere e controllo sugli altri, e sulla natura, e sugli eventi. No, il vero re è il saggio, è colui che impara a fluire con le sue emozioni, con gli eventi, e allora diventa umile. Quindi, e qua ti dice, illuminato il benevolmente, beneficia a loro che stanno a suo cargo, quindi le persone che stanno intorno a te sono lo specchio perfetto del tuo karma in questa giornata. Beneficia della loro presenza, sia che siano esse delle persone che la tua mente giudica negative, siano che esse siano persone che la tua mente giudica positive. Ok, questa carta ti sta dicendo che oggi devi approcciare a chiunque arrivi davanti a te come la perfetta manifestazione per diventare la tua regina o il re del tuo regno. Allora, come sono tutte persone, tutti eventi e circostanze che la tua anima metterà in scena oggi per farti diventare una vera regina, un vero re. Approcciati alle emozioni che queste persone o questi eventi ti portano con mi do, mi do, mi do, mi do, mi do. Ok? E perché poi qua dice governo senza misura, no? Nel senso il lato in ombra, il potere, il controllo sulle persone e sugli eventi, eccessiva conoscenza dei suoi privilegi, cioè usa i suoi privilegi a suo vantaggio. E invece il vero re si dona perché è colui che ha il potere e lo deve saper amministrare perfettamente. Hai un grande potere, ti sta dicendo questa carta, usalo con saggezza, ossia datti alle persone, agli eventi, ma non vedendole come persone, come distinte e separate da te. Sono persu, come dicono gli Etruschi, sono maschere del divino. Quindi ti stanno dicendo che oggi hai l'opportunità straordinaria di diventare regina o re del tuo regno. Come lo fai? Dandoti alle emozioni che le persone o gli eventi ti portano. E hai un grande potere.
hai un grande potere. Andiamo a vedere un po' cosa ci dicono i tarocchi rispetto a questa carta molto forte del re. Prima di tutto voglio metterci un altro oracolo di questi. Cioè, chi è un vero re non ha bisogno di dimostrare. Chi è un vero re non ha bisogno di ostentare. Perché ostenti quando hai dentro un archetipo da vittima, quando stai lavorando sulla vittima, inconsapevolmente però. Perché ostenti, fai vedere, so fare questo, io questo e questo, perché? Perché c'è necessità di emergere da una e vedi gli altri come ostacoli, no? Nella tua vita, e quindi quando hai qualcosa sei spinta o spinto dall'ego a dimostrare, a far vedere per avere supremazia sugli altri. E il vero re non dimostra più niente a nessuno, è seguito, amato, venerato, senza dimostrare niente a nessuno. Quindi affinché tu sia il re del tuo regno, potenziati con le emozioni, che sono gli dei veri, che ti daranno il vero potere. Ricordati che l'archetipo, la storia di Minosse e Poseidone. Minosse voleva il potere, andò da Poseidone a chiedere un potere in più e Poseidone gli diede il toro bianco, però disse me lo dovrai restituire a mezzo di un sacrificio rituale, io il potere non te lo posso dare, te lo posso far provare. Minosse non volle restituire questo toro bianco che era il simbolo del potere, no? Del potere sulla terra. E cosa successe? Tutte le sciagure dell'essere umano sono quelle che viviamo in questo momento. E invece doveva sacrificare il proprio ego per riprendersi il vero potere dell'anima, sacrificare il proprio ego, il potere di dimostrare, di far vedere quindi il toro bianco a beneficio dell'anima. Per avere il potere spirituale devi rinunciare al potere egoico. E il potere spirituale è il potere su tutte le cose. Il potere egoico è voglio il controllo sugli eventi, voglio il potere sulle persone, voglio il potere sulla natura. Ecco. Cos'altro? Sentiero del cuore. Per avere il vero potere devi seguire solo il sentiero del cuore. Non vale la pena seguire un cammino senza passione. Questa strada ti porterà solo all'incertezza e alla frustrazione. Segui il tuo cuore e non puoi sbagliare. Allora, nella società attuale ti dicono che per avere successo devi fare certe cose. Per essere una persona di successo, un re, devi fare certe cose. Imprenditore, eccetera, ministro, non lo so, mi stanno venendo queste figure, no? Poi scopriamo che sono persone fondamentalmente molto tristi e molto infelici. Ne ho avuto a che fare spesso io, no? Ecco, la passione non è ciò che ti spinge la società a seguire, va bene? Ti spinge a seguire una determinata strada per volere egoico. Per diventare un re, per essere un re, per avere, che ne so, mi viene in mente il posto fisso, o comunque sia la sicurezza, no? Quello che vi ho raccontato sempre, la mia storia di vita in queste dinamiche. Ecco, seguire una vita, faccio l'ingegnere, faccio il medico, faccio quello perché ho il posto fisso, però lo faccio senza passione. Ecco, oggi avrai l'opportunità di sentire veramente il cuore pulsare, magari lo stai già sentendo da tempo, e di seguire quella strada. Perché se segui quella strada, anche se tutti ti diranno il contrario, non puoi sbagliare. Quando rinunciai al posto in banca di mio padre, che aveva perso la liquidazione per farmi entrare in banca, perché all'epoca si poteva fare entrare ancora il primo figlio, mio padre faceva il direttore di banca, tutti che si stavano laureando insieme a me, si erano laureati, mi dissero che ero pazza, completamente pazza. Io ho preferito stare per anni con 50, 60, anche fino a 100 euro al mese, piuttosto che seguire un sentiero senza passione. Poi mi sono realizzata totalmente. Quindi non importa quanto ci metterai, però se segui la fede e la passione, io all'epoca avevo 25 anni, 24 anni, non ero ancora avvezza a tutte le filosofie
e gli approcci reali, no? Animisti e sciamanici, però dentro di me c'era questa cosa, l'ho seguita senza sapere nulla di quello che so oggi, perché la fede è il più grande strumento con il quale veniamo al mondo, siamo già dotati di potere. Ok, vediamo cos'altro ci raccontano i tarocchi. Quindi rispetto a cosa accade oggi, l'energia di questo evento, chiediamolo agli spiriti dei tarocchi, l'energia di questo evento, di quello con il quale ti vai a confrontare. Infatti c'è un 4 di coppe. Sei annoiata o annoiato, un po' disillusa, disincantata, ricordati che la fede è il più grande potere con il quale veniamo al mondo. Il mondo oggi ti sta offrendo una coppa, ma tu sei disincantato, disincantato sulle coppe vuote, no? Su ciò che non è andato bene, un po' disillusa o disilluso. Quindi l'energia è un po' di abbassamento d'animo. Quando noi siamo in una condizione di abbassamento d'animo o di mancanza di fede, direi, siamo vittime dell'ego. Perché anche quando stai male, ma lo stai facendo consapevolmente, quando vi dico seguite la dea della tristezza, la dea della frustrazione, la dea della solitudine, tu non sei disillusa o disilluso. Cioè, hai entusiasmo nel seguire la dea della tristezza. Mi sto spiegando? Molti di voi, chi non sta facendo il percorso con me, o comunque siete appena nuove del canale, non state iniziando a capire queste dinamiche. E quindi i successi più grandi li stanno raggiungendo le nostre sorelle e fratelli proprio perché sono entusiaste di seguire l'emozione che c'è in quel momento, qualunque essa sia. Ecco, questa carta parla di disillusione, quindi di aggancio dell'ego. Quindi rispetto a questo, magari non vedete risultati subito, secondo la vostra mente, seguire la strada che state seguendo è una grande, passatemi il termine, scusatemi, stronzata. Non è così. Se c'è passione, non è così. Va bene? Cioè, se c'è passione, la strada giusta, anche se la mente ti dice e tutti gli altri che sono i tuoi specchi, il contrario. Anche se l'autorità, il re in questo caso, no? Al contrario, l'autorità è negativo, ti dice il contrario. L'autorità è il tuo giudice interno che si rispecchia all'esterno con persone che, secondo la tua mente, rispecchiano una certa autorità. Ok? Qual è la sfumatura di questo 4 di coppe? Di quello che ti accade oggi? Sì, rimanere senza soldi, rimanere senza denaro, rimanere carenti di quello che carenti. Quindi hai paura di seguire il tuo cuore, la tua passione, perché hai paura di rimanere senza denaro, senza amicizie, senza prosperità, una sensazione di abbandono, di penuria, di carenza. Ok. Quindi questo più che altro mi stanno parlando di un messaggio di incoraggiamento sulla fede e io vi sto portando questi miei esempi pratici proprio per farvi capire che sono rimasta anni senza avere un'entrata fissa, con quelle massimo 100 euro al mese, compravo il tabacco, compravo le carote, compravo il fare la centrifuga e stavo a posto. Cioè avevo all'epoca la mia chitarra, le mie canzoni, le mie poesie, i miei scritti, avevo tutto quello di cui avevo bisogno, i miei libri per nutrirmi e non uscivo di casa, a meno che non mi venivano a prendere. Quindi io vi posso portare della mia esperienza e la fede è il più grande potere che avete al mondo. Va bene? Allora, andiamo a vedere qual è quindi in questa giornata il passo da seguire, la direzione da seguire. Mente lucida, re di spade il passo da seguire, mente lucida, mente risvegliata, idee chiare sul fatto che segui la passione, segui la fede. Questo con un bel divino maschile dentro di te, il tuo maschile interno, che è l'azione chiara e lucida senza tergiversare su ammonimenti dell'ego. Rimango senza denaro, rimango senza soldi, ok. E qual è il dono che ricevi oggi facendo questo? Il dono che ricevi oggi è guardare le ferite dell'anima come le tue più grandi opportunità, 5 di coppe.
alla sezione qual è il dono che ricevi oggi è smettere di crogiolarsi da vittima su ciò che è perduto e iniziare a potenziarsi con le emozioni. Rituale erotico della Kundalini che trovate nella playlist yoga sciamanico, fatelo oggi ragazze mie, ragazzi, fate il rituale, va bene? Quindi qual è il dono che ricevi oggi? Iniziare a potenziarti su ciò che è la tua emozione, dolce tristezza, dolce malinconia, e quindi concentrarsi non più sulle coppe versate da vittima, ma allearsi con l'emozione di ciò che è andato perduto e potenziarsi con ciò che rimane. E inizi a vedere che ci sono, o meglio, scusatemi, ti potenzi con le emozioni, dietro ci sono le coppe piene e inizi a voltare lo sguardo su ciò che resta e parti da lì. Questo è il dono che ricevi oggi. Le dinamiche sono diverse, questo è il messaggio principale per tutte voi ragazzi miei ragazzi. Vedi, c'è il 6 di denari qua. Sono carte che vanno in progressivo, 4 e 5, 5 e 6, quindi cosa vuol dire? È una transizione. Il 6 denari qua come fondomazzo mi sta dicendo che il succo di tutt'oggi è riceverai ciò che hai seminato dentro di te oggi. Potenziati con le emozioni, idee chiare, anche se la tua mente ti dice stai sbagliando, non capisci una mazza, bla 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 bla, tu fai le pratiche, potenziati, di le formule psichiche mentre fai le pratiche e ci sarà una sorpresa a fine giornata. Il 6 denari è il giusto dare e il giusto avere, una persona che ti dà anche del denaro o una persona che ti offre il suo sostegno o semplicemente è il riequilibrio delle energie. Riequilibrio delle energie da una situazione più di tensione, di disillusione a un 6 di denari. 7 di bastoni, devi difendere la tua verità. Ok? Vediamo adesso cosa ti dicono. Tu stai riprendendo? Sì? Allora, dove stanno questi? Vediamo quindi la porta che ti si apre. Mi possono parlare di qualsiasi cosa qui, anche di amori disillusi, di persone che o di situazioni economiche o lavorative. Fatto sta che il livello emozionale è la base per la realizzazione di una mente risvegliata. Le emozioni, no? Con le quali ti devi alleare. E anche le proiezioni che hai potuto fare con energie maschili più distaccate, più fredde, sono proiezioni che servivano a te affinché tu potessi allearti con le emozioni più ctonie, sotterranee. Ok. Qual è la porta per te oggi? La porta dell'Ade è come la morte. Spazza via tutto, brucia tutto. Ho un'emozione di tristezza, porca miseria. Wow! Lascia che questa emozione ti travolga. Appunto. Lascia che questa emozione ti travolga. Lasciati risucchiare completamente, vedendo in quel risucchiare completamente il dio dell'emozione ctonia sotterranea che può essere tristezza, abbandono, gelosia, solitudine, penuria. Lascia che quell'emozione ti, come si dice, inglobi completamente. Perché qual è la differenza tra te che sai che cosa stai facendo e chi non sa cosa sta facendo? Perché l'esperienza che vivi è nulla senza la conoscenza. Tu sai quello che ti sta accadendo e scendendo nell'emozione nel regno di Ade, in modo consapevole, tu ti autopotenzi e allora queste emozioni diventano i tuoi più potenti alleati per la mente risvegliata. Va bene? Vediamo una carta sciamanica. Ragazze mie e ragazzi, non si fanno sconti in questo periodo storico, non si fanno sconti. E questo è strepitoso, perché è una dopo l'altra affinché tu possa veramente godere. Ecco, questo è il senso. Carta sciamanica. Cosa dice lo sciamano per te oggi? Il vento, grandi cambiamenti, alleati allo spirito del vento.
spirito del vento. Oggi avrete vento. Quando vedrai questo video ci potrà essere del vento. Il vento è uno spirito. Alleati con lo spirito del vento. Spazza via tutto. Sii presente quando il vento muove, che lascia cadere le foglie secche. Sii presente, stai ferma quando tutto si muove, stai fermo quando tutto si muove, stai presente. Oggi è una giornata di grande rivoluzione interiore per te, di grandi cambiamenti. Allora questi cambiamenti vanno affrontati da eroi. Da eroi. Ok? Mettiamone un'altra. Qual è cosa ci dice la dea sul risultato di oggi? Wow, la morte e la magia, un'altra carta di morte e trasformazione. Grazie alla magia tu risorgi. Il mago è il morto e risorto. Il Cristo ci ha fatto vedere come andava sulla croce affinché potessi tu capire, come tutti noi, che bisogna crocifiggere l'ego, crocifiggere la mente razionale che divide e separa, giusto o sbagliato, maschile e femminile. Allora ci ha mostrato nella nostra tradizione come morire e rinascere. Il mago chi è? Colui che è morto e risorto. Da Gesù a tutte le tradizioni filosofiche, sciamaniche, animiste ti dicono che la vera vita è la seconda, la vera madre è la seconda, il vero padre è il secondo. Perché muori a una vecchia realtà, la morte, il regno di Ade, e risorgi a una realtà consapevole, cioè laddove tu non stai più triste in modo da vittima, ma ti allei alla dea della tristezza e lì avviene la magia. Il fatto è che abbiamo perso la fede nella magia della vita, non si può controllare niente, ecco perché viviamo in schiavitù nello psicopenitenziario. Allora fede nella magia, fede nella morte, la morte deve essere la tua più potente alleata, perché se tu ti allei alla morte, alla morte, che cos'è la morte? Ve lo spiego sempre. La morte è la morte dell'ego. Cosa vuol dire? Che siccome l'ego, che è la mente razionale, vuole controllare queste emozioni di dolce tristezza, dolce malinconia, solitudine, no? Vuole controllarle. Come le controlla? Analizzandole, distraendosi, fondamentalmente analizzandole e distraendosi. Quindi che succede? Così ha l'illusione di poter controllare le emozioni più profonde, la nostra anima nera, dove sono custoditi i nostri più grandi tesori e talenti. Bene. Quando tu ti affidi invece alle emozioni, facendo il viaggio sotterraneo, vivendo quella dolce tristezza, facendoti inglobare o la dea della solitudine in modo totale, che succede? Che tu muori. Quella è la morte. Quindi dea morte. Io mi alleo a te. Che o la chiami dea morte o la chiami dea della solitudine, dea della tristezza, perché quando parliamo di divinità è da intendersi sempre il tutto nella parte e la parte nel tutto, perché a livello animico non esiste separazione, l'anima non è un individuum distinto e separato dalle altre anime, sono tutti espressioni dell'anima mundi o del Dio creatore, chiamiamolo come vogliamo, no? Non ha individualizzazioni la parte spirituale. Oh, ok. Quindi oggi è un giorno di morte e rinascita per te, morte e magia, va bene? Grazie a questi cambiamenti che arrivano. Ragazzi miei ragazzi, non aggiungo altro, è stata una bella stesona così d'impatto mattutino. Detto questo, mi raccomando, praticate, praticate e praticate. Non abbiate paura, la nostra famiglia vi sostiene tutti, va bene? Io ti abbraccio forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.